Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Mettiamoci in umiltà e con pentimento davanti al Signore, Dio Padre, che, come sentiremo nella parabola del figlio prodigo, sempre trova il modo di attirarci, anche se c'è minimo di speranza, sempre cerca di muovere il nostro cuore perché ritorniamo a Lui. Quindi, cominciando questa Santa Eucaristia, chiediamo il suo aiuto, la sua luce, perché possiamo celebrare questa Eucaristia degnamente. Chiediamo perdono di tutti i nostri peccati. Confesso a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che con i Tuoi gloriosi doni di salvezza ci rendi partecipi sulla terra dei beni del cielo, guidaci nelle vicende della vita e accompagnaci alla splendida luce della Tua dimora. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Michea. Pasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità, che sta solitario nella foresta, tra fertili campagne. Pascolino in Basan e in Galad, come nei tempi antichi, come quando sei uscito dalla terra d'Egitto. Mostraci cose prodigiose. Quale Dio è come te, che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità? Egli non serba per sempre la sua ira, non si compiace di manifestare il suo amore. Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati, conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo il tuo amore, come hai giurato ai nostri padri fin dai tempi antichi. Parola di Dio. Misericordioso e pietoso è il Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il tuo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore è buono e pietoso. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità. Salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Misericordioso e pietoso è il Signore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
Misericordioso e pietoso è il Signore, perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così Egli allontana da noi le nostre colpe. Misericordioso e pietoso è il Signore. Andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva 2 figli. Il più giovane dei 2 disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo:
Ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore. Preghiamo. Il Signore, Padre buono e misericordioso, perdona tutti i nostri peccati. Convertiti dal suo abbraccio amoroso, rivolgiamoli adesso la nostra supplica dicendo: Signore, pietà. Signore, pietà. Per la Chiesa che ha la missione di annunciare la riconciliazione di Dio con la comunità degli uomini, sperimenti in se stessa la riconciliazione evangelica e si presenti al mondo lacerato dal peccato, quale segno credibile di conversione e di unità. Preghiamo. Signore, pietà. Per le persone disorientate dalle proposte negative della società, trovino nel progetto di Dio sull'uomo il riferimento sicuro per la propria vita. Preghiamo. Signore, pietà. Per la famiglia che è radiazione della paternità e maternità di Dio, educhi i figli al perdono e alla comunione nella gioia. Preghiamo. Signore, pietà. Per coloro che non comprendono la tenerezza di Dio verso i peccatori o ritengono impossibile il perdono, i credenti possano essere volto concreto del Padre misericordioso. Preghiamo. Signore, pietà. Per noi che abbiamo ascoltato il Vangelo della misericordia, esso ci dia la forza di alzarci e di incamminarci verso la riconciliazione pasquale. Preghiamo. Signore, pietà. O Padre, che ci converti non minacciando castighi, ma rivelandoci la tua bontà e misericordia, fa che rifiutando il cibo del peccato ci alimentiamo al banchetto eucaristico per essere trasformati in Cristo, che è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il sacrificio che ti offriamo, Signore, infonda in noi una forza di redenzione che ci preservi dalle umane intemperanze e ci disponga a ricevere i doni della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertano a te con tutto il cuore e liberi dai fermenti del peccato, vivano le vicende di questo mondo sempre rivolti ai beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. A Dio Padre misericordioso, preghiamo adesso insieme con le parole che Gesù stesso ci insegnò. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto l'ora e il suo santo.
Canto a pagina 47. Preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore, agisca nelle profondità del nostro cuore e ci renda partecipi della sua forza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Canto a pagina 105. Oggi,
Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici e amiche, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Il Vangelo del giorno sabato 11 marzo, San Costantino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio, che con i tuoi gloriosi doni di salvezza ci rendi partecipi sulla terra dei doni del cielo, guidaci nelle vicende della vita e accompagnaci alla splendida luce della tua dimora. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo si avvicinarono a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva 2 figli. Il più giovane dei 2 disse al padre: Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo il figlio più giovane raccolte tutte le sue cose e partì per un paese lontano, e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia, ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide. Ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi, prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze e chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me, e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Figlio, tu sei sempre con me, e tutto ciò che è mio è tuo. Questa è una tra le dichiarazioni più belle che il Padre ci rivolge all'interno del Vangelo. Una frase che oggi vogliamo sentire rivolta proprio a noi che abbiamo la grazia di nutrirci ogni giorno della parola di Dio. A noi che abbiamo ricevuto con il battesimo il dono dello Spirito Santo. A noi che indipendentemente dal nostro passato più o meno luminoso siamo stati perdonati dal Padre, che con un abbraccio ci ha accolti nuovamente nella sua famiglia. E nonostante questa grazia immensa della fede che abbiamo ricevuto,
Tuttavia ci troviamo talvolta ad essere ancora dubbiosi e incerti nel nostro cammino. Ma questa incertezza non ci fa bene. E così, se da giovani siamo stati come il figlio prodigo che cerca la felicità allontanandosi da Dio, nell'età matura rischiamo di diventare come quel secondo fratello, che se ne sta sempre in casa, ma un po' malcontento e represso. Ma il Padre viene ancora in cerca di noi, per consolarci e per incoraggiarci. Coraggio, vieni anche tu a festeggiare, abbi il coraggio di abbandonare le tue nostalgie, i tuoi rimpianti e lasciati avvolgere dalla gioia che viene da Dio. Ti fa male chiuderti nella tua tristezza. Tu sei fatto per la luce, rallegrati, figlio mio. Tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E ringrazio tutti voi che vi siete già uniti alla nostra comunità e voi che condividete in vari modi i nostri momenti di preghiera nell'ascolto del Vangelo. Ti auguro di cuore una buona giornata e un buon fine settimana. Ciao ciao e abbi cura di te. Beppi! Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle, santa giornata, Dio vi benedica tutti. Sono le 5:30 del mattino. Oggi è 11 marzo 2023, preghiamo tutti insieme le preghiere mattutine a Maria. Oggi la Chiesa celebra il sabato della seconda settimana di Quaresima. Preghiamo, fratelli e sorelle, queste preghiere mattutine a Maria per tutti noi, per tutte le nostre intenzioni, per tutte le nostre famiglie, per tutti coloro che portiamo nel cuore e per tutti coloro che ci chiedono preghiera. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo, illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore.
non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portati in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esori figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza.
Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle, santa giornata, Dio vi benedica a tutti. Sono le 5 del mattino, oggi è 11 marzo 2023, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino. Oggi la Chiesa celebra il sabato della seconda settimana di Quaresima. Carissimi fratelli e sorelle, preghiamo queste preghiere del mattino per tutti noi, per tutte le nostre intenzioni, per tutte le nostre famiglie, per tutti coloro che portiamo nel cuore e per tutti coloro che ci chiedono preghiera. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra d'ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Costantino è un nome fortunato e lo dimostra il lungo elenco di santi che lo hanno onorato, a cominciare dallo stesso imperatore Costantino, il cui culto si estese lentamente in tutto l'Oriente, fino a che il suo nome fu incluso ufficialmente nei Sinassari e se ne celebrò la festa il 21 maggio insieme con quello di sua madre Elena. Anche se l'opera di questo grande imperatore a favore del cristianesimo, del quale comprese l'inarrestabile forza, portò i cristiani ad esaltare i grandi meriti e a stendere un velo sulle sue non poche deficienze, in Occidente ottenne un culto limitato ad alcune regioni più soggette all'influsso bizantino, come la Sicilia, la Calabria e la Sardegna. Oggi la Chiesa latina celebra un altro Costantino, re anch'egli che coronò una travagliatissima esistenza con la corona del martirio, grazie alla quale il suo nome emerse dalle fitte tenebre medievali per imporsi alla devozione dei cristiani, soprattutto in Gran Bretagna e in Irlanda. Aveva cominciato piuttosto male, conducendo vita scellerata, sia in pubblico che in privato, macchiandosi di varie colpe, tra cui quelle di pluriassassinio e di sacrilegio. Per essere più libero dalle sue imprese galanti, aveva dimorzato dalla moglie. Poi, toccato dalla grazia, si convertì, non negli anni della senilità, ma ancora giovane e prestante, mutando radicalmente vita.
Anzitutto abbandonò il trono e il potere e per fare penitenza delle tante colpe commesse andò a rinchiudersi nel monastero irlandese di Rathan. Era l'epoca della grande fioritura del monachesimo irlandese, iniziata già negli anni della predicazione di San Patrizio e protrattasi nei secoli successivi grazie a una nutrita schiera di santi. Sotto la guida di San Columba, l'ex re Costantino, consacrato sacerdote dopo 7 anni di vita austera, spesa nell'esercizio dell'ascesi cristiana e nello studio della scrittura, tornò nella Scozia, questa volta non con le insegne della regalità, ma sotto le umili vesti del monaco, per predicarvi il Vangelo. Fu in questo periodo che il paese dei Pitti si convertì al cristianesimo, assumendo il nome di Scozia, che fino a quell'epoca apparteneva all'Irlanda. Costantino si era recato a edificare il regno di Dio nella terra che era stato teatro delle sue nefandezze, cancellate ormai dal perdono di Dio e dall'estrema testimonianza del suo amore a Cristo. Costantino infatti colse la palma del martirio in Scozia, dove fu trucidato da alcuni pagani fanatici per la sua fede nel Vangelo, che andava predicando sulle pubbliche piazze. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù disse loro questa parabola. Un uomo aveva 2 figli. Il più giovane dei 2 disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo il figlio più giovane partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrubbe di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato». Chi ama si preoccupa di chi manca, ha nostalgia di chi è assente, cerca chi è smarrito, attende chi si è allontanato, perché vuole che nessuno vada perduto. È addolorato, freme nell'intimo e si mette in movimento per venirci a cercare, finché ci riporta tra le sue braccia. Il Signore non calcola le perdite e i rischi, ha un cuore di padre e di madre, soffre per la mancanza dei figli amati. Ma perché soffre se questo figlio un disgraziato se n'è andato? Soffre. Dio soffre per la nostra distanza e quando ci smarriamo attende il nostro ritorno. Ricordiamoci, sempre Dio ci aspetta a braccia aperte, qualunque sia la situazione della vita in cui ci siamo perduti.
Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, in questo secondo giorno della novena meditiamo sull'efficacia delle intercessioni di San Giuseppe. San Giuseppe è invocato per tutte le grazie, in modo particolare per la casa, per il lavoro e per il pane quotidiano. Come si prese cura della Sacra Famiglia, così si prende cura di tutti i cristiani che a lui ricorrono. Il patriarca Giuseppe nell'Antico Testamento era stato venduto agli Ismailiti e da questi agli Egiziani. Certamente fu una grande ingiustizia, umanamente parlando, ma Dio si servì di quella umana ingiustizia per un progetto di misericordia. Infatti, come abbiamo meditato pochi giorni fa, dopo una serie di disavventure, Giuseppe divenne un personaggio molto importante in Egitto e in tempo di carestia a chi domandava pane per mangiare, il faraone diceva «andate da Giuseppe». E fu proprio Giuseppe poi a salvare i fratelli giunti in Egitto in cerca di grano e a beneficarli. È una storia molto commovente che ci insegna come non ci sia nessun avvenimento nella nostra vita che non possa essere volto al bene. Il patriarca Giuseppe prefigurava San Giuseppe, lo sposo di Maria Vergine e padre putativo di Gesù, che provvede magnificamente e benefica a tutti quelli che a lui ricorrono. Così chi necessita di qualche grazia deve rivolgersi a San Giuseppe. È come se Dio dicesse a ciascuno di noi: andate da Giuseppe. San Giuseppe aveva nelle sue mani i tesori più preziosi di Dio, ovvero Gesù e la Vergine Maria, e così egli ha nelle sue mani le grazie di cui abbiamo bisogno. Ci sono stati dei santi particolarmente fiduciosi nelle intercessioni di San Giuseppe. Uno di questi è stato San Luigi Orione. Egli stesso racconta: agli inizi, in momenti in cui non avevamo pane, non avevamo niente, e fu San Giuseppe a venirci incontro. Però solo quell'anno pareva che il caro San Giuseppe non volesse venirci in aiuto. Venne infatti il mese di marzo ed eravamo in grande bisogno di denaro, momenti molto penosi, e ci raccomandavamo molto a San Giuseppe, che è invocato come amministratore, meglio come provveditore delle case, così come fu provveditore della Sacra Famiglia. Invece di venire gli aiuti, venivano i creditori a farsi pagare. Io non me ne potevo proprio liberare. Un giorno eravamo proprio senza niente, si era all'antivigilia della festa. Il portinaio viene su di corsa e mi dice: «C'è un signore che vuole parlarle». «Ma chi è? Un creditore?» «Non lo conosco». Scendo le scale in fretta e mi trovo davanti a un signore modestamente vestito e con una barbetta bionda. Quel signore mi dice: «Lei è il superiore? Qui c'è una somma», e tirò fuori una grossa busta. Allora gli chiesi se dovevamo dire delle messe. «C'è qualche beneficenza da fare?» «No, no», rispose, «non c'è niente, c'è solo da continuare a pregare». Io non l'avevo mai visto. Mi guardò un istante e salutandomi con un inchino se ne partì in fretta. Avrei voluto trattenerlo, ma quella presenza e quelle parole mi avevano come incantato. Quel signore fece alcuni passi, uscì dalla porta, scese il gradino, ma poi non lo si vide più. Si mandarono immediatamente 2 ragazzi in cerca di lui, ma inutilmente. Venne poi Monsignor Novelli e gli si raccontò ciò che era successo e gli disse: «È San Giuseppe, è veramente San Giuseppe che ha voluto confortarvi».
Noi in verità sempre si credette che fosse San Giuseppe. Questo fatto sia tramandato sempre in riconoscenza a San Giuseppe per quella provvidenza straordinaria. Confidiamo dunque in San Giuseppe e non resteremo mai delusi. E ora, cari fratelli e sorelle, terminiamo con la preghiera. Ricordati, o purissimo sposo di Maria Vergine, o caro mio protettore San Giuseppe, che mai si udì avere alcuno invocato la tua protezione e chiesto il tuo aiuto senza essere stato consolato. Con questa fiducia io vengo a te e a te fervorosamente mi raccomando. O San Giuseppe, ascolta la mia preghiera, accoglila pietosamente ed esaudiscila. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Giuseppe, suo castissimo sposo, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù e Maria. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, il profeta Michea, nella prima lettura di oggi, ci rivolge parole piene di consolazione e di speranza. Dio tornerà ad aver pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Dobbiamo sempre vivere in questa speranza, l'unica che non delude mai, e che è in grado di andare al di là di qualsiasi nostro desiderio. Invochiamo con fiducia la misericordia di Dio sul mondo intero, quanto mai bisognoso di perdono. Il Signore getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati e conserverà la sua benevolenza. Il Salmo di oggi ci ricorda che come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia. Dunque, per quanto grandi possano essere i nostri peccati, ancor più grande, infinitamente più grande è la misericordia di Dio. Ma da parte nostra ci deve essere l'umile riconoscimento delle nostre colpe e il proposito di ravvederci, di cambiare vita. E il brano del Vangelo di oggi ci fa intravedere qualcosa dell'insondabile misericordia di Dio nella stupenda pagina della parabola del figliol prodigo. La parabola del figliol prodigo è una delle più belle pagine della Sacra Scrittura, una pagina che ci parla della misericordia di Dio per noi peccatori. Il Padre è Dio e il Figlio è l'uomo. Per quanto grande possa essere il peccato dell'uomo, molto più grande, infinitamente più grande è la misericordia di Dio. Giuda ha commesso 2 peccati molto grandi. Il primo è stato quello di tradire il Signore, il secondo quello di disperarsi, di non credere alla misericordia di Dio. Di certo, molto più grande è stato il peccato di disperazione. Se avesse confidato in Dio, se avesse confidato nella sua bontà e avesse chiesto perdono, certamente Dio lo avrebbe perdonato.
Un giorno San Luigi Orione fu invitato in una parrocchia a predicare. Il tema della predicazione era quello della misericordia di Dio. Volendo dare un esempio della bontà di Dio sempre pronto al perdono, a un certo punto gli venne in mente di dire che se anche uno avesse ucciso la propria madre mettendo del veleno nel piatto dove mangiava, se veramente quest'uomo si pente di questo enorme peccato, Dio lo perdonerà. Al termine della funzione lasciò quella parrocchia e andò alla stazione ferroviaria per tornarsene a casa. Alla stazione fu raggiunto da una persona sconvolta. Quell'uomo gli disse: «Lei, padre, certamente mi conosce». «No», rispose, «non l'ho mai vista». «Eppure lei mi deve conoscere», continuò l'uomo, «perché ha parlato proprio di me alla predica. Io sono quell'uomo che ha avvelenato la propria madre. Ma veramente Dio mi può perdonare?» L'uomo spiegò che 20 anni prima aveva compiuto quell'orribile peccato e che dopo si era amaramente pentito, ma non credeva di poter essere perdonato. Aveva trascorso 20 anni di disperazione, ma finalmente quel giorno scoprì, come il figliol prodigo, l'immensa misericordia di Dio. Si confessò lì alla stazione da San Luigi Orione e ritrovò finalmente la pace. Nel brano del Vangelo che abbiamo letto ci sono dei particolari da cui possiamo ricavare dei preziosi insegnamenti. Lontano da casa e sperperati tutti i suoi averi, il figliol prodigo fu costretto a pascolare i porci. Desiderava sfamarsi con le carrube, ma nessuno gliene dava. Il peccato ci priva del bene più grande che è la grazia di Dio e noi diventiamo le creature più miserabili. Inoltre il peccato a volte porta anche alla miseria materiale. Dove c'è miseria, sovente ci sono dei peccati alla base, propri o altrui. La povertà è una virtù evangelica, la miseria è una piaga da combattere e si combatte eliminando prima di tutto i peccati, in modo particolare la bestemmia, le profanazioni delle feste e i peccati contro la vita. Allora il figliol prodigo rientrò in se stesso e disse: «Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Dio visita i nostri cuori con i rimorsi di coscienza. Dobbiamo essere solleciti a levarci, a rialzarci dopo la caduta, ad andarci subito a confessare. Se brutto è il peccato, più brutto è lo scoraggiamento che ci impedisce di tornare a Dio. Il figliol prodigo si convertì quando rientrò in se stesso. Rientrare in se stessi significa riflettere, meditare sulla nostra vita, significa fare un esame di coscienza profondo e ascoltare la voce della coscienza che parla nel silenzio assoluto. E la Quaresima è un richiamo a rientrare in noi stessi come il figliol prodigo, a rivedere la nostra vita per ritornare al Padre Celeste con il cuore contrito. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. La misericordia di Dio ci insegue fino al letto di morte e aspetta il momento del nostro pentimento. La sua grazia previene e accompagna sempre il nostro ritorno a Lui. Una volta tornato a casa il figlio, il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi». Non è il padre a rivestire il figlio, ma sono i servi.
E così Dio si serve dei suoi servi, dei sacerdoti, per rivestire i peccatori, per ridare loro la veste nuova della grazia. Ecco dunque la confessione. Dio ci perdona subito dopo il nostro pentimento, ma dobbiamo andare dal sacerdote per essere rivestiti, per essere assolti con il sacramento della riconciliazione, e solo dopo aver fatto questo possiamo prendere parte al banchetto dell'Eucaristia. Il testo del Vangelo continua dicendo che il figlio maggiore, udite la musica e le danze, si indignò e non voleva entrare. È questo un peccato di invidia, un peccato contro lo Spirito Santo. Quante volte anche noi, senza pensarci, invidiamo la grazia altrui e ci rattristiamo per i benefici che Dio largisce al nostro prossimo. Se grande è stato il peccato del figliol prodigo, ancor più grande è stato il peccato del figlio maggiore. E ora, cari fratelli e sorelle, termino con la benedizione. Per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù e Maria. Accordo da 500 milioni di sterline per combattere l'immigrazione clandestina. Nel summit franco-britannico di Parigi il premier Sunak mette mano al portafoglio. Dopo le violente proteste di piazza e la condanna internazionale, la Georgia revoca la controversa legge sugli agenti stranieri. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha deciso di anticipare di un mese le elezioni presidenziali e parlamentari che si terranno il 14 maggio. Cina al via il terzo mandato di Xi Jinping, rieletto presidente dall'Assemblea Nazionale del Popolo. Francia e Regno Unito parlano di nuovo la stessa lingua, anche se in termini diplomatici. Il vertice franco-britannico ha messo fine ad anni di tensioni legate alla Brexit e avviene sullo sfondo del recente accordo tra Londra e Bruxelles circa il protocollo dell'Irlanda del Nord. Je veux ici saluer le nouveau virage qui a été pris aussi et votre volonté de réengager avec l'Union européenne et vous féliciter pour le cadre de Windsor qui a été conclu avec la présidente von der Leyen. Alors, ce nouveau départ, nous voulons le poursuivre et le mettre à profit pour notre soutien à l'Ukraine. Nous partageons la même analyse et la même volonté. La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre. La lotta all'immigrazione clandestina, l'energia nucleare, lo sviluppo congiunto di sistemi d'arma, gli aiuti all'Ucraina, Macron e Sunak hanno siglato accordi di vasta portata. When the security of our continent is threatened, we will always be at the forefront of its defense. And today we're going even further to strengthen our security and defense cooperation. We've agreed to train Ukrainian Marines, helping to give Ukraine a decisive advantage on the battlefield and for Ukraine to win this war. Il presidente francese e il premier britannico hanno raggiunto un nuovo accordo per cercare di frenare l'immigrazione clandestina, maggiori finanziamenti nei prossimi 3 anni da parte britannica e il reclutamento di centinaia di agenti di frontiera. Un gruppo di 105 migranti soccorsi nel Mediterraneo è arrivato al porto di Brindisi a bordo della nave Life Support della ONG Emergency. Tra i migranti vi è una donna incinta e una trentina di minorenni, il più piccolo ha 2 anni.
Questo salvataggio arriva mentre si moltiplicano gli sbarchi in Italia. Nel centro profughi dell'isola di Lampedusa, con una capienza di 300 persone, ci sono oltre 3.000 migranti ammassati dopo le decine di sbarchi dei giorni scorsi. Allo stesso tempo, 14 migranti subsahariani sono annegati giovedì nelle acque tunisine, ma c'è un altro fattore in questa tragedia. Il gruppo stava cercando di sfuggire all'ondata di attacchi contro africani subsahariani scatenatasi in Tunisia in seguito ai commenti razzisti del presidente Kais Saied, che li accusava di far parte di una cospirazione per cambiare la demografia del paese. Il Parlamento georgiano ha votato per ritirare la controversa legge sugli agenti stranieri che aveva precedentemente approvato. Vincono quindi i manifestanti che in questi giorni hanno protestato in massa a Tbilisi contro la legge, temendo che avrebbe soffocato il dissenso e limitato la libertà dei media in stile russo. Soprattutto avrebbe allontanato la Georgia dal sogno europeo. La decisione è stata accolta con favore anche dalla Presidente della Repubblica, che ha sempre sostenuto i manifestanti, e dall'Unione Europea. Il Cremlino, invece, ha parlato di influenze antirusse in Georgia. Private mercenary group Wagner appears to be taking a tactical pause in Bakhmut, according to the US-based Institute for the Study of War in its latest update. The think tank believes that Wagner is waiting for until enough reinforcements of conventional Russian troops have arrived before taking a backseat in the fierce battle, the most violent fight of the war. Russian forces likely advanced northwest of Bakhmut on the 9th of March amidst likely increased tempo of Russian offensive operations in that area. Wagner Group leader Yevgeny Prigozhin claimed that Wagner Group fighters completely captured Dubovo-Vasilievka. This is about 6 kilometers northwest of Bakhmut. At the same time, Russian forces may be preparing to resume offensive operations around Vuhledar, although persistent personnel and ammunition issues will likely continue to constrain Russian forces from advancing, the think tank says. Russian Defense Minister Sergei Shoigu reportedly ordered Eastern Military District Commander to take Vuhledar at any cost to settle widespread criticism within the Russian Ministry of Defense about the lack of progress and significant losses in the Vuhledar area. The Institute for the Study of War assesses that Russian forces would need to advance upwards of 24 kilometers from the current front lines around Vuhledar for this offensive to support operations elsewhere in Donetsk region. And that is the rate of advance that Russian forces have not achieved since the very first month of the full-scale invasion of Ukraine. Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato ufficialmente la data delle prossime elezioni presidenziali e parlamentari, che si terranno il 14 maggio. Il voto quindi, nonostante le devastazioni del recente terremoto, sarà anticipato di un mese, così da non accavallarsi con gli esami di Stato e il pellegrinaggio alla Mecca. 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. La popolarità di Erdogan ha subito un contraccolpo a causa delle forti critiche al suo governo per la risposta tardiva al terremoto che ha devastato il sud-est della Turchia il 6 febbraio scorso. Ora l'opposizione, unita in blocco dietro un unico candidato, spera di cavalcare la crisi per battere Erdogan. Il presidente ha ammesso che sono stati commessi degli errori nella gestione dei soccorsi. I sondaggi parlano di un testa a testa e alcuni danno l'opposizione in leggero vantaggio. Otto persone sono state uccise nella sparatoria avvenuta in una chiesa di Testimoni di Geova ad Amburgo. Qualcuno ha sparato nella mischia durante una riunione, secondo la Bild. Nel bilancio di questa tragica notte nel quartiere di Altesdorf, altri 8 dei presenti nell'edificio in quel momento sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati in ospedale.
Die Polizeibeamten, die dort reingegangen sind, haben dann auch Personen aufgefunden, die möglicherweise durch Schusswaffe schwer verletzt und teilweise auch tödlich verletzt worden sind. Die Beamten haben selber auch noch einen Schuss gehört aus dem oberen Teil des Objektes, sind nach oben gegangen, auch noch dort eine Person aufgefunden. Intervenuta immediatamente sul posto, la polizia sostiene di non aver dovuto usare le armi da fuoco. Si ritiene che il responsabile della strage possa essere tra le vittime. Effettuati i controlli e le perquisizioni, un portavoce delle forze dell'ordine ha poi chiarito che non ci sono persone in fuga. La sparatoria si è consumata a pochi chilometri a nord della seconda città della Germania. Giovedì sera a Tel Aviv un uomo armato ha aperto il fuoco in una strada affollata in pieno centro, uccidendo una persona e ferendone altre 2. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha parlato di attacco terroristico. L'assalto è stato rivendicato da Hamas, che lo ha definito una risposta naturale ai recenti raid militari israeliani in Cisgiordania. Lo sparatore, un 23enne palestinese, è stato ucciso dalla polizia. È solo l'ultima di una serie di violenze tra israeliani e palestinesi, mentre il paese è scosso dalle proteste antigovernative. 12 anni dopo la triplice fusione dei reattori della centrale nucleare di Fukushima, il Giappone si prepara a scaricare in mare un'enorme quantità di acque reflue radioattive trattate. L'acqua è destinata ad essere stoccata in circa 1000 vasche che occupano gran parte della superficie della centrale. Per dimostrare che è sicuro, l'operatore dell'impianto ha introdotto centinaia di pesci nell'acqua trattata e diluita. 魚の飼育試験ですが、これは我々が安全だというふうに判断して放出した水というものがですね、実際の生物に悪い影響を与えないということを目に見える形で確認していただくというのが我々の目的になっています。 Nonostante le rassicurazioni del governo giapponese e dell'operatore dell'impianto, la TEPCO, le comunità di pescatori locali temono ulteriori danni alle loro attività. Cina, Corea del Sud e le nazioni insulari del Pacifico hanno espresso preoccupazioni per la sicurezza. Anche gli esperti di radiologia sono scettici. 流そうとしている濃度が逐一どれぐらいであるのかということをクロスチェックできないっていうのが測定者としては一番心配になるところです。 L'operatore dell'impianto dice che in primavera sarà tutto pronto per lo sversamento dell'acqua, ma prima sarà necessaria l'approvazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Il presidente cinese Xi Jinping ha prestato giuramento per il 3° mandato consecutivo. Nella grande sala del popolo, con il pugno alzato e l'altra mano sulla Costituzione cinese, ha giurato di sforzarsi per la costruzione di un paese socialista moderno e potente. L'elezione è avvenuta con 2.952 voti a favore e 0 contrari da parte dell'Assemblea Nazionale del Popolo. Per il 69enne è il culmine di un'ascesa che lo ha reso il leader più potente e longevo del colosso asiatico da diverse generazioni. Xi Jinping, che a ottobre scorso è stato rieletto segretario del Partito Comunista Cinese, è stato anche rinominato presidente della Commissione Militare Centrale, organo che sovrintende le forze armate. Secondo le forze armate di Seul, giovedì la Corea del Nord ha sparato un missile balistico a corto raggio nell'ultima dimostrazione di forza di Pyongyang. Il lancio è avvenuto a pochi giorni dall'inizio di grandi esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti. Le foto pubblicate dall'agenzia ufficiale Korean Central News Agency mostrano il leader Kim Jong-un e sua figlia Kim Yue mentre assistono ad una raffica di un'unità di artiglieria in una località non rivelata.
Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la Santa Messa quotidiana. Con le vostre candele offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa celebrazione e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica, invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, con i tuoi gloriosi doni di salvezza, ci rendi partecipi sulla terra dei beni del cielo. Guidaci nelle vicende della vita e accompagnaci alla splendida luce della tua dimora. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Michea. Pasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità, che sta solitario nella foresta tra fertili campagne. Pascolino in Basan e in Galad, come nei tempi antichi. Come quando sei uscito dalla terra d'Egitto, mostraci cose prodigiose. Quale Dio è come te, che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità? Egli non serba per sempre la sua ira, ma si compiace di manifestare il suo amore. Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati, conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo il tuo amore, come hai giurato ai nostri padri fin dai tempi antichi. Parola di Dio. Grazie a Dio. Il Signore è buono e grande nell'amore. Il Signore è buono e grande nell'amore. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore è buono e grande nell'amore. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e di misericordia. Il Signore è buono e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore.
Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva 2 figli. Il più giovane dei 2 disse al padre: Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in se stesso e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me, e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita,
era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: ha deciso di lasciare la situazione del suo peccato, ha deciso di lasciare la strada sbagliata, cioè ha cominciato ad entrare nell'aspetto del pentimento. Questo è il primo passo per tornare all'amore del Padre, cioè il passo iniziale del sacramento della confessione. Era arrivato lì sbagliando tutto nella vita. Adesso lui si prepara, facendo un esame di coscienza, di tornare al Padre. Questo figlio giustificava niente. Padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Quindi è un processo che avviene nel cuore con un senso del pentimento e il dolore per i peccati commessi, cioè abbandonare la situazione sbagliata e evitare la situazione peccaminosa sono i punti principali del sacramento della confessione. Da 10 anni qualcuno vive una vita sbagliata, cioè vive in una relazione illegittima. Se non ha il proponimento di smettere questa situazione illegittima, semplicemente vuol dire non ha il senso del dolore per i peccati. Se vuoi essere giusto davanti al Signore, l'unica via è di abbandonare il rapporto sbagliato e di seguire quello che il Signore mi dice attraverso i 10 comandamenti, cioè cambiare la strada della vita. Però il diavolo mi suggerirà non tornare dietro, tutto è difficile. Cioè il diavolo toglie il dolore dei peccati commessi, anzi il diavolo si giustifica tutto. Così il diavolo toglie la disposizione della persona al sacramento della confessione. Per questo tanti dicono, non sanno cosa dire nel confessionale. Vuol dire il pentimento e il dolore per i peccati ancora non sono stati. Per esempio, quando qualcuno si confessa il peccato mortale di convivenza, il dolore per i peccati esige di smettere la convivenza, di smettere la situazione peccaminosa. Senza questo proponimento l'aspetto della penitenza non funziona. Poi questo figlio disse: non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Il figlio sta ancora preparando di arrivare al Padre. Quindi dobbiamo anche notare la sensibilità e la delicatezza di questo figlio. Si prepara ad andare dal proprio Padre. Nulla da nascondere tra di loro. Allora uno potrebbe porre la domanda: Dio lo sa tutto, allora perché uno dovrebbe prepararsi così tanto? È una domanda ragionevole. Quale potrebbe essere la risposta? Come il peccato ha una conseguenza sociale, il peccato ha anche una conseguenza personale. Quando uno commette un peccato c'è anche una forte conseguenza per se stesso, cioè il proprio cuore e la propria anima è ferita. Così la guarigione all'anima è il dono della confessione. Allora viene la necessità di passare ai tutti gli errori che uno ha commesso e di confessarsi tutto uno per uno, non solo quelli che mi sembrano importanti. Difficile, Padre. È facile di confessarsi 2 peccati e di andare via dicendo non mi ricorda più niente. Non dobbiamo cadere nel sacrilego. Se vuoi essere liberato dalle ferite dell'anima, devi confessarsi tutto per forza. Uno riceve la guarigione nell'anima e nel cuore secondo lo sforzo che uno fa attraverso il pentimento. Allora è inevitabile la necessità di un esame di coscienza prima del sacramento della confessione. Per quanto ci sia profondi l'esame di coscienza,
il sacramento della confessione diventerebbe per sé un'esperienza che rinnova la vita. Si alzò e tornò da suo padre. Il verbo alzarsi in greco anastas vuol dire anche portare in vita. Cosa vuol dire? Questo figlio è in una situazione di morire di fame. L'anima che sta in fame, perché il nutrimento all'anima manca. Così quando è ritornato in sé, quando ha preso coscienza della sua identità, quando ha reso conto dei suoi errori, cioè nel pentimento ha ripreso l'energia per la vita. E con quell'energia interiore si alzò e tornò dal suo padre. Questa è la cosa interessante del pentimento. Oggi tanti vanno a confessarsi senza questa energia interiore del pentimento. Dicono e parlano delle cose, però manca il pentimento, cioè manca la preparazione. Di conseguenza il sacramento della confessione non diventa un'esperienza nella vita. Non riescono ad accogliere il perdono del Signore. Poi cosa succede? Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione. Il figlio si preparava di andare da questo padre. Allo stesso tempo anche il padre si preparava ad incontrare questo suo figlio. È proprio l'atto del pentimento, è l'atto del perdono. Questa è la forza del sacramento della confessione. Cioè il momento che parti con il tuo atto del pentimento e con il senso del dolore per i peccati, Dio Padre anche prepara l'incontro con te d'altra parte. Per questo diciamo, nel momento in cui ti penti per i peccati commessi, già ricevi il perdono del Signore. Cioè il momento in cui il figlio più giovane è andato via di casa. Il padre si aspettava il suo ritorno. Questo è l'amore di Dio. Gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il padre vide la conversione del cuore e della mente del suo figlio. Ecco perché questo padre non ha più le domande, perché questo è un padre che vede il cuore e la mente. Lui accoglie il suo figlio pienamente. La misericordia del padre è traboccante, incondizionata e si manifesta ancora prima che il figlio parli. Accogliamolo con responsabilità nel cammino della vita cristiana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto delle vite e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Il sacrificio che ti offriamo, o Signore, infonda in noi una forza di redenzione, che ci preservi dalle umane intemperanze
e ci disponga a ricevere i doni della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertano a te con tutto il cuore e liberi dai fermenti del peccato, vivano le vicende di questo mondo, sempre rivolti ai beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fabio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi del peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che io abbia mai a separarmi da te. Preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore, agisca nelle profondità del nostro cuore e ci renda partecipi della sua forza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre,
e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Accendiamo ora la lampada, segno della nostra preghiera, che arderà davanti all'immagine della Vergine. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa, con il tuo sì, hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù e ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto la Santa Messa quotidiana. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo il Santo Rosario in comunione con i fedeli qui presenti e con tutti coloro che sono collegati con noi attraverso TV 2000. Preghiamo per noi e per tutti coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera, specialmente per tutti gli ammalati e i sofferenti. Onoriamo e invochiamo la Santissima Madre di Dio col titolo di Madonna che scioglie i nodi. Questa sera meditiamo i misteri della gioia del Santo Rosario. Primo mistero della gioia, l'annuncio a Maria. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua incarnazione in Maria. Donaci per sua intercessione di accoglierti con fede nella nostra vita. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero della gioia, Maria visita la cugina Elisabetta. Ti contempliamo, Gesù, mentre santifichi Giovanni Battista nella visita di Maria ad Elisabetta. Donaci per sua intercessione di portare nel mondo la gioia della salvezza. Maria che scioglie i nodi, prega per noi.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero della gioia. Gesù nasce a Betlemme. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua nascita. Donaci, per intercessione di Maria, di accogliere e proteggere la vita nascente. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero della gioia. Maria offre Gesù al Tempio. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua presentazione al Tempio. Donaci, per intercessione di Maria, di essere un'offerta a Dio gradita. Maria che sciogli i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero della gioia. Gesù è ritrovato nel Tempio. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero del tuo ritrovamento nel Tempio. Donaci, per intercessione di Maria, di ricercare in ogni avvenimento la volontà del Padre. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo le intenzioni di Papa Francesco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esseri figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso lunga, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo Figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pio, o dolce Vergine Maria. Preghiera a Maria che scioglie i nodi. Vergine Maria, Madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore. Volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia e il tuo potere di intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli la mia richiesta, preservami, guidami, proteggimi, sii il mio rifugio. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato. Sì.
Il rosario è una preghiera bellissima che è da secoli che piccoli, grandi, anziani recitano, dicono, e man mano che dicono le Ave Marie si sentono più sereni, più contenti. È un effetto di questa fede che Maria, la nostra mamma del cielo, ci sta ascoltando. Noi non vediamo niente, ci stanchiamo. Io ricordo quando ero bambino che andavo in chiesa alla sera, il mese di maggio, non vedevamo l'ora, perché dopo si andava a giocare a nascondiglio, eccetera. Però il rosario lo dicevo da bambino come sapevo dirlo quella volta. Dopo sono cresciuto, l'ho detto da grande, e adesso che sono anche sacerdote lo dico in una maniera tanto più bella, perché ho visitato tanti santuari, tanti posti dove Maria è apparsa. E allora, immaginando che è lì presente, sapendo che ci ascolta, non prego per me, ma per tutti, per cui sento ogni giorno la gioia di dire questo rosario, ma il mese di maggio è per tanti, per unirsi nelle famiglie, per sentirsi vicini. E questo ripetere le Ave Marie può stancare, ma è sempre un momento di gioia in cui diamo un piccolo atto di amore a Maria e con Maria a tutta la famiglia, a tutto il mondo. E quindi noi seminiamo le Ave Marie. Io dico, cosa fai in chiesa qualche volta? Cammino su e giù per la chiesa e semino le Ave Marie. È un modo di dire seminare, ma entreranno nel cuore di tanti. E questo mi dà coraggio e gioia di andare avanti. E poi c'è l'abitudine di dire le 3 Ave Maria alla sera. A 8 anni mi hanno detto di dire le 3 Ave Maria alla sera. Non ho mai smesso e ho sentito sempre una presenza della Madonna che mi benedice. Ecco, quelle 3 Ave Maria si possono dire ai piedi del letto prima di addormentarsi e dà un bel segno, perché l'Ave Maria, e finisco per dirvi questo, è un bel saluto che, pensandoci bene, l'angelo non ha detto a Maria, Shalom, la pace, ha detto Chaire Maria, una parola difficile che dice rallegrati Maria, sta contenta perché sei piena di grazia, il Signore è con te. E noi ripetiamo questo saluto a Maria, che poi dicendo prega per noi, che abbiamo bisogno di aiuto, dei compiti, per noi peccatori che abbiamo tante cose, che facciamo i capricci, che ci aiuti adesso in questo momento mentre preghiamo e poi nell'ora della nostra morte, che poi può essere chiamato anche nell'ora del nostro incontro, perché la morte non esiste, ma la morte è l'incontro con Maria che ci abbraccia dopo averla chiamata tante volte qui sulla terra e seminato tante Ave Marie che sono tante rose messe insieme che formano il rosario. Buon mese di maggio a chi può provare, provi e vedrà che troverà pace e gioia. Amen.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco l'ancella del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Signore. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Trinità d'amore. Vieni, Santo Spirito. Manda il tuo Spirito, Signore. Padre misericordioso, fa che lo Spirito Santo venga ad abitare in noi e ci trasformi in tempio vivo della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Gesù, Giuseppe e Maria.
lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia vista il male delle vostre azioni, cessate di fare il male, imparate a fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Su, venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana.
Rendiamo grazie sempre e in ogni luogo al Cristo Salvatore e rivolgiamo a Lui la nostra comune preghiera. Corrici con la forza tuo Spirito, Signore. Custodissi la castità del nostro corpo e del nostro cuore, perché siamo tempio vivo dello Spirito Santo. Rendici fin d'ora disponibili all'aiuto fraterno, fa che tutto il giorno trascorra nell'adesione piena alla tua volontà. Rendici solleciti non del corpo che perisse, ma di quello che dura per la vita eterna e che tu ci dai. La Madre tua, rifugio dei peccatori, interceda per la nostra salvezza e ci ottenga il perdono dei peccati. Signore, oggi Suor Bernarda ricorda il suo compleanno. Ti preghiamo, possa in ogni situazione sentire l'abbraccio del tuo amore, essere rivestita dalla tua misericordia e ricolmata di tutti i doni di grazia. E dopo aver sperimentato tanto amore, sia seme di comunione, di pace, di perdono. Per questo ti preghiamo. Padre nostro, o Dio, che per mezzo dei sacramenti ci rendi partecipi del tuo mistero di gloria, guidaci attraverso le esperienze della vita, perché possiamo giungere alla splendida luce in cui è la tua dimora. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica, ci rivesta della sua misericordia e doni al mondo la pace. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. All'inizio di questa celebrazione chiediamo perdono per i nostri peccati. Signore, che ci inviti al perdono fraterno, prima di presentarci al tuo altare, Kyrie eleison. Cristo, che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori, Christe eleison. Signore, che hai effuso lo Spirito per la remissione dei peccati, Kyrie eleison. Dio Onnipotente,
abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che con i tuoi gloriosi doni di salvezza ci rendi partecipi sulla terra dei beni del cielo, guidaci nelle vicende della vita e accompagnaci alla splendida luce della tua dimora. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Michea. Pasce il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità, che sta solitario nella foresta, tra fertili campagne. Pascolini in Bassan e in Galaad, come nei tempi antichi, come quando sei uscito dalla terra d'Egitto. Mostraci cose prodigiose. Quale Dio è come te, che togli l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità? Egli non serba per sempre la sua ira, ma si compiace di manifestare il suo amore. Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati, conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo il tuo amore, come hai giurato ai nostri padri fin dai tempi antichi. Parola di Dio. Il Signore è buono e grande nell'amore. Benedice il Signore, anima mia, quanto è in me, benedica il suo santo nome. Benedice il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Non è in lite per sempre, non rimani adirato in eterno, non ci tratta secondo i nostri peccati, e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Mi alzerò, andrò dal mio Padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo.
I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva 2 figli. Il più giovane dei 2 disse al padre: Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrubbe di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a fare festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando. E tu non mi hai mai dato un capretto per fare festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava fare festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore. Solo 2 parole per la nostra meditazione. Allora, chiaramente, come lo sapete, in questo brano del Vangelo di Luca, l'Evangelista ci mostra il cuore misericordioso del Padre, del nostro Dio, ma ci invita anche a imitare questa misericordia del Signore attraverso il figlio maggiore. Qualche volta noi siamo duri e esigenti verso gli altri, direi troppo duri, troppo esigenti verso gli altri. Può darsi che sia normale, può darsi che abbiamo ragione, perché qua io direi che il figlio maggiore ha ragione di
di rimproverare il padre, no? Ha ragione. Però il padre l'invita a superare questa ragione, a superare questa attitudine di avere ragione, per andare fino alla misericordia, ecco, camminare secondo la misericordia, perché la misericordia non ha a che fare con la ragione. E la ragione, a dire la verità, avere ragione sì, e poi essere esigenti e troppo duri, non ha effetto sugli altri. O sì, può avere effetto sugli altri, ma quell'effetto è di allontanare gli altri. Invece la misericordia ha più effetto e ci avvicina gli uni agli altri. E è questo che ci vuole, che vuole il Signore da noi, che aspetta il Signore da noi. Fare prova di misericordia. La misericordia non ha a che fare con la ragione. Hai ragione, sì, è vero, però il Signore ci chiama alla misericordia, di abbandonare il fatto di avere ragione e di lasciarci guidare dalla ragione nei confronti degli altri. La misericordia e l'amore non hanno a che fare con la ragione. È come due sposati, due persone che si amano. Se fate la domanda, ma perché vi amate? Non c'è ragione, non c'è motivo. Ci amiamo perché ci amiamo, basta, punto. E siamo invitati ad imparare questo, a vivere di misericordia, senza sapere perché siamo misericordiosi. Magari sì, lo dobbiamo sapere, il motivo è che perché il nostro Padre è anche Lui misericordioso. Allora chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci ad abbandonare la logica della ragione, ad abbandonare i principi di essere esigenti e duri verso gli altri. Non ha senso. Possiamo lo Spirito Santo aiutarci. L'immensità di Dio abbraccia l'universo e il suo amore raggiunge tutte le creature. Ora il suo orecchio è attento alle nostre suppliche, eleviamole dunque con sincerità di accenti e slancio di sentimenti. Ricordati di noi, Signore. Michea rincuora il popolo invitandolo a confidare nell'Altissimo. La nostra generazione ha particolare bisogno di apertura e abbandono in Dio per superare sgomento e pessimismo. Ce le conceda la bontà divina. Preghiamo. L'uomo è calcolatore e vendicativo. Dio salva e perdona con sovrana liberalità. Perché a chi è tormentato dai rimorsi sappiamo rivolgere parole che confortano per metterlo sul cammino che riporta alla casa del Padre. Preghiamo. Il protagonista della parabola evangelica non è il figlio che sbaglia, ma il padre che attende, perdona e riabilita. Tenga lontano il Signore ogni diffidenza nei suoi confronti e ci conceda di tendere a Lui con animo filiale. Preghiamo. L'atteggiamento del figlio maggiore è carico di attualità e di insegnamenti e ci invita ad un sereno esame di coscienza. Sappia il nostro cuore gioire sinceramente d'ogni dono concesso ai fratelli. Preghiamo. C'è una casa che sempre e tutti attende, il paradiso. Introduci in essa tutti i nostri defunti che hanno lasciato questo mondo nella fede e nell'anelito verso di te. Preghiamo.
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il sacrificio che ti offriamo, o Signore, infonda in noi una forza di redenzione che ci preservi dalle umane intemperanze e ci disponga a ricevere i doni della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertano a te con tutto il cuore e liberi dai fermenti del peccato, vivano le vicende di questo mondo, sempre rivolti ai beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo,
Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati oggi in modo particolare di Maria, di Giovanni, di Don Fausto, dei defunti delle nostre famiglie, di tutte le vittime delle guerre nel mondo, di tutte le anime del purgatorio. E nella tua grande misericordia ricordati di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro,
liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore, agisca nella profondità del nostro cuore e ci renda partecipi della sua forza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Buona giornata a tutti. Rivolgiamo a San Giuseppe la nostra preghiera. Salve del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te io affido il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen.
non stiamo vivendo un'epoca di cambiamenti, ma un cambiamento d'epoca. È un'espressione di Papa Francesco al convegno della Chiesa italiana a Firenze del 2015 e si tratta di una delle sue frasi più citate. Decine di vescovi la riportano nelle loro lettere pastorali. Innumerevoli libri di tutti i teologi di questa terra la riprendono come diagnosi della Chiesa del nostro tempo. Insomma, sembra fatta. La Chiesa è assolutamente consapevole che stiamo attraversando un'epoca di cambiamenti senza precedenti. O forse no. Perché c'è un rischio usare l'idea che siamo in un'epoca di grandi cambiamenti per non cambiare niente. Insomma, siamo tutti consapevoli che sta cambiando tutto e che la secolarizzazione ha impresso un'accelerata che non ha precedenti nella storia. Lo diciamo spesso, lo ripetiamo nei nostri documenti, ma c'è il rischio di usare questa consapevolezza come una sorta di alibi. Cosa vuoi farci? Ormai viviamo in un mondo secolarizzato e così la strada della riforma, che sembra la più urgente, la più importante e la più sensata, si arena nella paura e nella rassegnazione. Mi lasciate fare un po' di esempi. Parliamo di preti e di ministero. Io sono entrato in seminario nel 1996 e già allora si parlava tutti i giorni dopo i pasti di crisi. Ogni prete ricorda che 10 anni prima di lui c'erano 100 seminaristi in più in seminario. Insomma, lo sanno tutti che i tempi stanno cambiando e lo sappiamo da tempo. Ci si accorge che il clero si sta riducendo e siamo ormai al lumicino. I seminari non sono una cosa che Gesù ha ordinato nei Vangeli, fino a prova contraria. Al Concilio di Trento ci si è accorti che serviva una riforma radicale della formazione del clero e hanno avuto il coraggio di inventarsi una cosa che non c'era e che erano i seminari. Noi ce l'abbiamo sto coraggio. Anche oggi ci stiamo accorgendo che servirebbe qualcos'altro. Eppure l'impressione mia è che stiamo cercando in tutti i modi di fare accanimento terapeutico su questa istituzione che ha compiuto i suoi bei 500 anni e che ha fatto un sacco di bene. Per quello che vedo qua e là in Italia si sta procedendo a qualche ritocchino. Mandiamo i seminaristi un giorno in più in parrocchia, facciamogli fare un colloquio in più con lo psicologo, perché no, coinvolgiamo qualche famiglia nella proposta formativa. Però a me francamente sembra che oggi ci manchi quel coraggio che a Trento hanno avuto di inventarsi una cosa dal nulla per risolvere un problema oggettivo, e qualche volta ho l'impressione che guardiamo con un poco di rassegnazione alla fine di questa istituzione che sono i seminari. I preti diminuiscono, lo sappiamo tutti, e tutti sappiamo che è impensabile che i preti facciano quello che facevano ad esempio negli anni 90 quando erano centinaia di più. La soluzione più geniale che abbiamo trovato sono le unità pastorali, che praticamente vuol dire che più pochi preti fanno i parroci di molte più parrocchie, cercando di fare il più possibile di tutto quello che si faceva anche prima. Non mi sembra che sia un ripensamento così radicale della figura del prete come invece i nostri tempi ci richiederebbero. Sì, girano 2 o 3 parole in più. Una delle parole must oggi per parlare del ministero è fraternità tra sacerdoti. Ci si è accorti che è impensabile un ministero al singolare e come battitori liberi. Sì, però non so da voi, da noi si traduce che facciamo qualche volta che ci troviamo a pranzo e magari una volta al mese facciamo una preghiera assieme. Pensare ad esempio a un sostentamento che non sia più per il singolo, a soluzioni abitative che non siano più per il singolo e a mandati ministeriali che non siano più il singolare, non mi sembra che siano soluzioni ancora così diffuse. Cambiamo argomento, parliamo di catechesi. Sono passati 12 anni da quando Armando Matteo ha scritto La prima generazione incredula. Mi perdonerà se semplifico le sue osservazioni. Il problema di oggi non è che i giovani non credono, è che proprio non capiscono nemmeno perché dovrei pormi il problema. Quando Armando Matteo aveva scritto questo libro aveva mosso un po' le acque, si percepiva l'urgenza di un cambiamento. Ma in questi 12 anni che cos'è cambiato di preciso? Sì, tutti i catechisti sono d'accordo che la catechesi non può più essere semplicemente una spiegazione, che devi fare un giochino per guadagnare l'attenzione dei ragazzi e che non puoi più dare per scontato che sappiano il Padre Nostro il segno di croce. Ma a me sembra che nella stragrande maggioranza dei casi 1 ora alla settimana, scheda da colorare, cartellone e modello tutto sommato scolastico. Quando va bene si riesce a trovare un catechista per gruppo, anzi una catechista, perché se c'è una cosa su cui la differenza di genere è evidente è che il catechista si dice al femminile. Poi quando fai qualcosa con gli adolescenti cosa vuoi fare? Si
parla di amicizia, di amore, di impegno sociale. Dai, lo conoscete un gruppo di adolescenti che non abbia almeno fatto un anno sull'amicizia? Io ho avuto l'impressione che durante la pandemia si stesse muovendo qualcosa. I catechisti, anche se in forma virtuale, sono entrati nelle case dei ragazzi, hanno conosciuto le famiglie e hanno cercato un'attenzione al singolo. Abbiamo provato a fare un'estate di piccole cose, senza l'ansia dell'organizzazione, senza grandi numeri, cercando di costruire una relazione che tanto c'era mancata durante il lockdown. Insomma, le avevamo intuite delle cose e delle possibilità di fare in modo diverso e di riformare anche la nostra pastorale giovanile. Ma a me sembra che sia bastato il 2021 per tornare a fare tutto quello che abbiamo sempre fatto. Intratteniamo molto e poi qua e là si è provato a muovere qualcosa sull'iniziazione cristiana. Qualcuno ha provato a rivedere l'ordine dei sacramenti anticipando la cresima all'Eucarestia, come avrebbe senso dal punto di vista teologico. E spesso si parla di intonazione catecumenale del cammino di iniziazione cristiana anche per i ragazzi. A me però sembra di percepire un po' di stanchezza e che tutto sommato anche chi ci ha provato si è reso conto che cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia se non riformi radicalmente l'intenzione di fondo. Parliamo di liturgia. Impressione personale. A me sembra che la riforma liturgica si sia quasi completamente arenata. I maestri del movimento liturgico, i padri del Concilio Vaticano II ci avevano fatto sognare in grande. La liturgia, fonte e culmine della vita della Chiesa. Partecipazione attiva. Cioè la liturgia non è questione del prete, ma è alimento e sostanza della vita di tutti i fedeli. Abbiamo iniziato a celebrare in italiano e abbiamo rivolto l'altare verso il popolo, ma a me non sembra che le intenzioni di fondo siano proprio così cambiate. Abbiamo liturgie ammalate di validità, cioè basta che siano valide, poi va bene tutto. Possiamo fare canti indignitosi, omelie che andrebbero bene in qualsiasi circostanza, segni e simboli di ogni genere durante la celebrazione, ridurre i gesti al minimo per fare tutto molto veloce, i gesti propri della liturgia, evitare come la peste di cantare le parole dell'ordinario della messa, tutto purché sia valido. La pandemia ci ha mostrato come abbiamo avuto l'illusione che se metto una telecamera sul prete che fa la messa da solo, più o meno c'è tutto l'essenziale della messa. E beh, sono una decina di anni che giro per le diocesi e per le parrocchie a parlare di riforma liturgica. Vedo che stiamo prendendo atto che i confessionali e le chiese si svuotano, ma mediamente non mi sembra di vedere un proporzionale aumento della qualità della nostra capacità di celebrare. Insomma, siamo in un'epoca di cambiamento. Benissimo, ne siamo tutti consapevoli, ma ne siamo all'altezza? Secondo me... Insomma, mi ci metto io per primo e non mi sto chiamando fuori col compito del giudice, è un mea culpa prima di tutto. Però qualche idea ogni tanto mi frulla per la testa quando mi metto a sognare. Rivedere un po' radicalmente il ministero dei preti, provare a rimettere mano seriamente, senza ritocchini, alla formazione del clero, ripensare con un po' di coraggio ai cammini di iniziazione cristiana, rinunciando all'ansia dei numeri e provando a rivedere il connubio catechesi-sacramenti, provare a ripensare seriamente al modo con cui la Chiesa gestisce i suoi beni e provando magari a declericalizzare questa gestione. Ci mancherebbe, io sono solo un buffone che dice cose su internet perché c'ha tempo da perdere e questo video non rappresenta altro che l'opinione di un clown da YouTube. Mi rendo anche conto di avere un po' calcato i toni per fare un po' effetto, ma personalmente mi sembra che oscilliamo tra due estremi. Da un lato la rassegnazione di chi vede che sta cambiando tutto ed è un po' scoraggiato e ha paura a ritoccare cose per evitare di peggiorare. Dall'altro lato l'irrigidimento, soprattutto dei giovani. Vedo girare sempre di più cappelli settecenteschi, pizzi e merletti, esigenza di forme molto rigide e mi sembra una reazione poco sana all'epoca di cambiamento. Papa Francesco ha usato una volta con coraggio in un'omelia un'espressione cara alla teologia protestante: la Chiesa è sempre da riformare. Ma non è che tante volte la nostra citazione preferita è più presa da Orietta Berti: finché la barca va, lasciala andare.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che ci seguite dalle vostre case attraverso TV 2000 e il sito internet del santuario. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per Papa Francesco, per tutti gli ammalati e i tribolati e per quanti ci sono stati segnalati anche via email o via telefono. Affidiamo tutti e tutto a Maria l'Immacolata Concezione. Ci guida nella preghiera di oggi la contemplazione dei misteri della gioia. Primo mistero, l'annuncio dell'angelo a Maria. Maria è una ragazza come tutte e vive la vita ordinaria del suo villaggio. Ma quel giorno, di fronte a quelle parole dell'angelo, rimase turbata. La parola di Dio non lascia mai indifferenti quando la si ascolta. Maria vince la diffidenza, anzi si fida totalmente dell'angelo. Da quel giorno cambiò non solo la sua vita, ma anche la storia del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero, la visita di Maria a Elisabetta. Maria va in fretta dalla parente Elisabetta. Il Vangelo non fa mai restare fermi dove si è, fa alzare dall'egocentrismo e spinge ad andare in fretta verso gli altri, soprattutto se sofferenti e bisognosi. Solo così saremo pienamente e profondamente gioiosi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero, la nascita di Gesù a Betlemme. È la notte del mistero di Dio che si fa bambino e fatto da donna. A noi è chiesto di continuare ad ascoltare le parole dell'angelo. Vi è nato un Salvatore, un bambino. Alziamoci dalla nostra autosufficienza e uniamoci a quei pastori. Vedremo anche noi il bambino Gesù.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero, la presentazione di Gesù al Tempio. Il cuore dei due anziani Simeone e di Anna sono sorpresi nel vedere questo bambino che prendono in braccio. Ora il loro cuore sa che la fede non è stata vana. Ora sono consolati dalla gioia di aver visto e accolto il Dio fatto uomo, il Dio con noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero: Gesù è ritrovato tra i dottori del Tempio. Maria e Giuseppe insegnano ad avere la giusta preoccupazione, non perdere mai il Signore. Essi, quando lo persero, non smisero di cercarlo e lo ritrovarono, ma non nel luogo dove essi pensavano. Lo trovarono nel luogo della preghiera. Gesù lo si trova anzitutto nella preghiera, nel Vangelo, nei fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Per il Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et plentes, in lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, a nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o via, o dulcis, Dio Maria. Insegna anche a noi, Signore, te lo preghiamo, l'umiltà del cuore per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo, ai quali il Padre ha promesso di rivelare i misteri del suo regno. Aiutaci a pregare senza mai stancarci, certi che il Dio conosce ciò di cui abbiamo bisogno, prima ancora che lo domandiamo. Ottienici uno sguardo di fede, capace di riconoscere prontamente nei poveri e nei sofferenti il volto stesso di Gesù. Sostienici nell'ora del combattimento e della prova e, se cadiamo, fa che sperimentiamo la gioia del sacramento del perdono. Trasmettici la tua tenera devozione verso Maria, Madre di Gesù e Madre nostra. Accompagnaci nel pellegrinaggio terreno verso la patria beata
dove speriamo di giungere anche noi per contemplare in eterno la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, prega per noi. Maria Madre della Consolazione, Prega per noi. Santa Bernardetta, Prega per noi. e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Maria Immacolata, in te noi crediamo e sotto il tuo manto conforto cerchiamo. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo. A tutti buonasera. Bentrovati, un aggiornamento con la tendenza per la nuova settimana, una nuova settimana che vedrà un ruggito atlantico anche per l'Italia. Difatti ritroveremo sempre il passaggio oltre Alpi di perturbazioni con moto ovest verso est, ma come possiamo notare, martedì sarà la volta anche della nostra penisola. Già lunedì sera le prime piogge al nord-ovest e poi martedì e mercoledì transiteranno delle piogge anche sul nord-est e al centro-sud con venti umidi e precipitazioni un po' più consistenti proprio sul lato tirrenico. Ulteriori dettagli su questa breve fase piovosa scaricando l'app di Trebi Meteo o visionando gli articoli sul nostro sito web.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che ci seguite dalle vostre case attraverso TV 2000 e il sito internet del santuario. Preghiamo per noi, per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera, preghiamo per Papa Francesco, per gli ammalati e per quanti ci sono stati segnalati anche via email o via telefono. Affidiamo tutti a Maria, l'Immacolata Concezione. Ci guida nella preghiera la contemplazione dei misteri dolorosi. Primo mistero: Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Con Maria pronunciamo il nostro sì negli orti dei nostri Getsemani. Il nostro cuore diverrà allora un altare dove Gesù celebrerà continuamente la messa dell'amore. Egli, nello spazio aperto del nostro sì doloroso, farà germogliare la pace, la gioia, la libertà. Il nostro cuore si trasformerà allora nella dimora di quell'oceano di pace che è la Santissima Trinità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe. Tutte le anime, specialmente le più bisognose. Secondo mistero, Gesù viene flagellato dai soldati. Gesù non risponde più con le parole, ma con la parola eloquente e disarmato dell'amore donato. Egli risponde al rifiuto della folla e alla fuga di Pilato con l'amore fino alla fine. Egli si fece flagellare. Ogni battitura è stata un grido d'amore e di perdono. Ti amo, ti perdono. Quel perdono che trova un meraviglioso pronunciamento sulla croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero, Gesù viene coronato di spine e condannato a morte. Ogni spina della corona postagli sul capo è il segno che Gesù è venuto per servirci, vale a dire per donarci il meglio che ogni uomo potrà mai desiderare e ricevere nella propria vita luce, calore, pienezza, dolcezza, tenerezza, il mistero cioè dell'amore di Dio. Facciamoci strumenti di pace e di amore verso ogni uomo. Accogliamo le spine delle umiliazioni, delle incomprensioni e delle fatiche che possono scaturire dal nostro farci servi della parola. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi perdoniamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci da specialmente. Quarto mistero, Gesù sale al Calvario portando la croce.
Gesù è abbandonato completamente dagli uomini, rifiutato da coloro a cui aveva donato tanto amore nella sua missione, da coloro a cui aveva fatto tanto del bene, guarendo malati, risuscitando morti, donando il pane della parola di verità e il pane del nutrimento fisico. Non c'è solitudine, non c'è emarginazione allora che non sia guardata con intensissimo amore e tenerezza da Dio, che non venga da Dio fatta sua, che non sia poi trasformata in un incontro con Lui stesso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero, Gesù muore in croce. Guardiamo Maria che sotto la croce rinnova il suo sì alla volontà di Dio e con lei percorriamo la strada del nostro Calvario. Lei ci aiuterà ad accogliere il mistero e a essere illuminati e trasfigurati da essa. Da parte sua, Maria ha fatto la sua parte di credente, accogliendo il mistero dell'agire di Dio nella sua vita, attraverso la meditazione, la preghiera
e l'abbandono a Lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, e secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, portaci al cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Preghiamo per il Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Regina Celi, letare, alleluia. Qui acque meruisti portare, alleluia.
resurrexit sicut dicit. Alleluia, ora pro nobis Deum. Alleluia. Maria, donna del cammino, desideriamo metterci in viaggio con te verso la montagna per portare il frutto del nostro sì alle tante Elisabetta che incontreremo nel nostro cammino. Con te desideriamo salire a Betlemme, casa del pane, perché il Signore ci trasformi in pane spezzato per amore di ogni uomo. Con te desideriamo salire a Gerusalemme, la città santa, affinché il Signore renda le nostre persone, le nostre famiglie, templi dello Spirito Santo, sempre più limpidi e trasparenti dell'amore trinitario. Maria, accompagnaci sulle strade dei nostri calvari e donaci la forza di stare diritti davanti alla croce come altari graditi a Dio, nei quali si celebra il mistero del suo amore. Maria, ci affidiamo a te e ti ringraziamo, perché sappiamo che il nostro cammino con te non si ferma sotto la croce, ma prosegue fino al giardino della risurrezione, dove il tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo ci rivolgerà le meravigliose parole: rallegrati, sono risorto come aveva promesso. Grazie Maria, grazie Gesù. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Madre della Consolazione, Santa Bernardetta, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Vaundi Bernardetta, fu sceglia cerca, con due bambinette che il gelo fa tremar. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo. E buonasera a tutti. La dimensione dell'uomo è tutto il tempo, dal peccato di Adamo fino alla consumazione finale. Tutto deve essere presente, passato, presente e futuro. Se siamo in comunione con Cristo, bisogna essere in comunione con tutti gli uomini di tutte le latitudini, dal Paleolitico sino ad oggi, contemporanei degli ultimi e compagni dei primi. Tutti possono essere salvati in me, perché Cristo è in ognuno di noi e desidera la salvezza di tutti gli uomini.
La salvezza di tutti gli uomini del passato remoto dipende anche da me, quindi li assumo tutti nel mio cuore e li porto a Dio. Essere cattolici significa avere un rapporto con i patriarchi, con i santi dell'Oriente e dell'Occidente, con i mistici induisti, con la sapienza cinese, con il sufismo, con l'antica sapienza egizia, con la tradizione dei Maya, degli Aztechi e degli Incas, con l'antico popolo etrusco, con il mondo primitivo dei popoli della Sardegna, con la cultura raffinata del Giappone feudale, con i vichinghi, eccetera. Tutti si salvano in me e dobbiamo pregare per tutti gli uomini di tutti i tempi. La modernità esclude il cristianesimo, ma il cristianesimo non esclude il pensiero moderno. Ha il compito di salvarla, anche se siamo culturalmente emarginati. Tutta la storia che precede il Cristo è preparazione all'avvento di Cristo. Si conosce più il Cristo se si conosce ogni uomo di tutta l'umanità. Tutto deve essere salvato in Cristo. Assumere tutto non vuol dire essere parte di un tutto, ciò è orgoglio, ma assumere tutto per portarlo a Dio. Ogni santo è unificato a Dio e dalle cose. L'uomo autentico si fa uno con tutto proprio nella vita di povertà che affonda nel silenzio, cioè nel proprio intimo. Nel fondo dell'anima io divento il cuore del mondo. È Dio che ci chiama dolcemente nell'intimo per unificare ciò che è frazionato. Nel mio intimo sono in faccia a Dio ed è Lui che unifica in me quello che è frazionato. Se tutto non si fa intimo a te, tu non sei salvo. Solo con la preghiera possiamo essere unificati in Dio con tutti e tutto. Salvando me, Gesù deve salvare tutti, anche coloro che non vogliono la salvezza. Tutto il mondo deve vivere in me, devo assumere tutta l'esperienza degli uomini di sempre. Se togliamo Gesù, tutto ritorna un deserto. Bisogna vivere nella divina presenza, la presenza di Cristo risorto nell'unico atto di morte e risurrezione. Una sola messa è più grande di tutta la storia. Cristo estende il suo atto a tutta la creazione, per cui sono io che offro il Cristo al Padre. In ogni tuo atto devi vivere l'assoluta presenza. Tu sei il sacramento di Dio. Se l'uomo non vive in questa presenza di Dio, semplicemente non è, perché l'unica realtà è Dio, il Cristo risorto.
Ci troviamo in quello che è il nucleo storico del santuario di Sant'Antonio. Il santo, ministro provinciale del nord Italia, arrivò qui nel 1227 e trovò una comunità di pochi religiosi, la cui presenza è attestata da un documento del 1219, di edificare una chiesa dedicata alla Vergine Maria. Si intravede in un affresco trecentesco, quindi un bel periodo dopo la morte di Sant'Antonio, con la Vergine Maria che è intenta allo studio della parola di Dio e che è visitata da un angelo. Naturalmente la chiesetta doveva essere ben più alta perché si intravede solamente il fondo inferiore della tunica dell'angelo, ma non abbiamo disegni che riportino com'era in origine. Si può notare un cartiglio con una scritta. Bisogna pensare che l'affresco venne alla luce dopo il terremoto del 1976, quindi quella scritta molto antica iniziava comunque a sbiadire e i frati fecero scolpire una lapide nel Cinquecento che riportava ciò che era scritto sull'affresco. Questa lapide parla di come Messer Antonio da Padova fece edificare questa cappella a onore della gloriosa Vergine Maria delle Grazie. Al giorno d'oggi, se si introduce un termine qualsiasi, attraverso i social, i mezzi di comunicazione, questa idea, questo neologismo viene comunicato quasi istantaneamente in tutto il mondo, non così naturalmente nel Medioevo. Quindi alcuni storici propendono per l'ipotesi che la Chiesa fosse dedicata all'annuncio dell'angelo a Maria, cosa che invece non è reale. Gli storici dicono che il titolo di Santa Maria delle Grazie si affermò nel 1600, ma è probabile che sia nato proprio da questa cappella e naturalmente con le difficoltà di spostamento, di comunicazione dei tempi, si è arrivato ad avere una buona diffusione solo verso il 1600. Sant'Antonio affermò, e questo è stato riportato in un libro, che chi devotamente visiterà questa cappella avrà ogni grazia dalla Vergine delle Grazie. La cella di Sant'Antonio fu edificata per volere di alcuni cittadini di Gemona esattamente sul luogo in cui visse Sant'Antonio qui. Potete vedere la situazione attuale dopo l'incendio che nel 1902 portò dei danni. Vediamo questo trittico, il Beato Dorico da Pordenone, la Vergine degli Angeli e il Beato Luca Belludi. Si possono osservare le mura costruite da muratori esperti con dei mattoni inframmezzati alle pietre secondo un disegno geometrico ben preciso. Questo insieme di materiali diversi permetteva una notevole elasticità alla costruzione e il terremoto del 1976 portò dei danni molto lievi. Sulla lapide trecentesca si può osservare il nome di coloro che offrirono del denaro perché in questo luogo fosse edificata la cappella dedicata a Sant'Antonio. La statua ha una storia molto particolare.
legata proprio a un miracolo che è successo qui nel santuario. Nell'agosto del 1818 il giglio di pezza che aveva in mano Sant'Antonio improvvisamente cominciò a profumare di giglio e la cosa durò per parecchi mesi, quando sappiamo benissimo che di solito i gigli rimangono solo nel mese di giugno e per di più in quell'epoca là non esisteva nessun metodo per farli durare più a lungo. Ci troviamo nella biblioteca del santuario. Oggi disponiamo dello scibile umano riunito nelle piattaforme digitali. Possiamo attingere gran parte di quello che è stato scritto nel corso dei secoli, ma nessuna opera trascritta che si può trovare su internet ha il fascino e l'importanza di quello che è un libro. Per quanto la materia possa sembrare fragile, debole, esposta a molti pericoli, pure i libri si sono conservati e sono arrivati a noi. Il loro contenuto è estremamente importante perché l'uomo è sempre uguale a se stesso e quindi una sfumatura espressa in un libro qualche centinaio di anni fa può illuminare in una difficile scelta l'uomo di oggi. E i sentimenti che fanno parte della nostra umanità sono sempre gli stessi e anzi avremo bisogno oggi di attingere alla capacità di provare sentimenti e di amare che avevano i nostri antichi. Le opere che si possono ammirare qui hanno una storia particolare. Un tempo, quando qualcuno otteneva una grazia, prendeva una tavoletta di legno e dipingeva sopra il fatto accaduto o faceva dipingere da qualcuno. Per cui si vedono ferite guarite, soprattutto ulcere che un tempo erano al di là delle capacità della scienza medica o altri fatti, e tutto il santuario era pieno di questi ex voto. Le armate di Napoleone fecero razzia e quindi quelli che ci sono ora datano dal 1800 nella seconda metà e queste che si possono ammirare invece sono attorno al 1650, quindi in qualche modo misterioso i soldati di Napoleone non le hanno scovate.